Risveglio da quelli di Cugliano a fianco alla caserma dei carabinieri, posto super tranquillo, sempre vicino a loro. Anche se qui a Cugliano ci sono stati problemi, però vabbè, lasciamo perdere. Tu cosa dici? Ah, allora la mamma ha detto che puoi salire. Dai, vai su, dai, vai su. Puoi salire. Oh. Hai mangiato? Sì. Vieni amore, Lì c'è il Besugo, Jessica sta passando l'aspirapolvere, ora andiamo un attimo su da mia suocera che recuperiamo il Christian e dobbiamo andare poi dal parrucchiere che ha l'appuntamento alle 10 a farsi tagliare i capelli e vediamo come si farà, se si farà bello o meno. Poi dobbiamo andare alla ricerca del regalino di Dario perché domani, domenica, c'è il suo compleanno, cioè il suo compleanno è stato l'altro giorno, però lo festeggiano domenica perché i genitori in settimana lavorano. E niente, quindi dobbiamo andare a cercare il pensierino da dargli, il giochino, un giochino. Noi pensavamo un giochino e magari un vestitino, ora gli abbiamo chiesto cosa gli serve, almeno da non comprare cose inutili che non servono, ecco. Facciamo queste cosine e poi ci vediamo strada facendo. Jessica se non pulisce sempre subito tutto, non è contenta. Oggi abbiamo il sole con qualche nuvolina di qua e il nero improvviso di qua. Boh. Speriamo che puntiamo più a questo che a quello, se no è brutto il tempo, non va bene. Buona, siamo venuti a farci il caffettino dalla Dina, ora portiamo il Cri a tagliarsi i capelli, la Dina al telefono, ci vediamo dopo con lei. Il Cri è già sceso che si è portato la PlayStation, ha fatto tutti gli aggiornamenti. ha fatto tutto, così non ci ha rotto le scatole a noi stanotte. Sì, perché poi gli aggiornamenti, quelli grossi, qua fai un attimo. Perché sì, con la DSL, con la fibra, è più veloce che col wifi. Boh. Abbiamo lasciato il minibro dal parrucchiere, noi ci siamo parcheggiati qui, andiamo a fare un giro dal cinese là. Jessica sta cercando un paio di pinocchietti di cotone. Dal cinese sarà dura, però la speranza è l'ultima a morire, no? Vediamo se li troviamo. Belle, no? Ma è una gonna. Vabbè, non è male. Ma io voglio i pantaloni. La salopetta. La salopetta fa un caldo. Muoio. Niente, in mezzo a tutti questi vestiti ne ha trovati due, l'ha provati, ma non vanno bene. Difficile, Jessica, nei gusti, nelle cose. Madre mia, ragazzi. Meglio che Cucini andiamo da a comprare da sola. mangiare. Sì, sì. Niente, nell'attesa che arriva il Christian qui, ci spostiamo un attimo dall'Eurospin perché è arrivato un signore che bisogna fare un sopralluogo. Quindi ci muoviamo, tanto da qua l'Eurospin è il pezzo di strada di dietro, sono 200 metri in più. Ora Jessica avvisa il Christian e ci vediamo là dall'Eurospin. Pronto? Non pronto? Perché c'è senza... Devo chiamarlo normale. Eh sì. Buona, sopralluogo fatto. Vedremo poi cosa si deciderà di fare il cliente. Christian si è tagliati i capelli solo ai lati, poi li ha lasciati lunghi come erano, però a lui piacciono. Siamo arrivati al molo, vediamo se riusciamo a trovare qualcosina per il Dario. Abbiamo sentito i genitori, ma alla fine c'ha tutto, giochini, vestiti, quindi boh, vediamo, prendiamo lo stesso comunque un pensierino perché è brutto andare a mani vuote. Avevamo pensato al monopattino a 3 ruote, però è un anno. La crisi ha iniziato che aveva 3 anni. 3-4 anni, sì. A un anno è un po' piccolino il monopattino. Fa tempo a diventare vecchia sta. Lo regaliamo tra 2-3 anni. Vabbè, vediamo cosa troviamo, dai. Regalino trovato, mi sono dimenticato di farvelo vedere prima di impacchettarlo, glielo facciamo vedere. È un banchettino dove c'è il libro, c'è anche il libro audio che gli racconta le favole, deve mettere la mucchetta sulla mucchetta che fa il verso della mucca, quindi quei giochini da bambini di un anno, ecco. Sì, è carino. Carino. E ora le abbiamo chiesto e gli stavano cercando un costumino perché avevamo provato con i pannolini, però li si irrita. Ora vediamo se troviamo un costumino. Qua al Decathlon non lo so. Da Decathlon? Però sono costumi normali. Se no dovrei andare a vedere. Negozi da bambini. Negozi da bambini. E dove? Qua negozi da bambini mi sa che c'è solo tipo la Prenata. Però lì col camper è un casino parcheggiare. Guardiamo. Vabbè, ora vediamo cosa troviamo, dai. Abbiamo trovato il poncio. Che carino, fatto col draghetto. Col draghetto che prende il sole, con gli occhiali, dietro c'ha tutta la... Che forte. E ora però volevamo cercare, che gli ha detto che gli serviva il costumino a pannolino, che noi non sapevamo manco l'esistenza perché noi eravamo abituati che c'erano o i pannolini quelli da mare, però dice che li si arrossa. Ho guardato su internet e esiste, però il negozio qua non ce l'aveva e
Andiamo a vedere di andare in un negozio di intimo. Per questo l'abbiamo preso da Tacco. Un negozio, Tacco. Sì, Tacco. Di andare da Tezenis, Calzedonia, chi vende roba di intimo più specializzata. Quindi andiamo all'Iper che c'è Calzedonia e speriamo di trovarlo. Arrivati all'Ipercop, abbiamo posteggiato, dov'è Jessica? Abbiamo perso Jessica. Donna Tana, tutta sana la perdiamo. Stavo guardando che c'era Tutto un ok. personaggio un po' strano. Ah, ok, abbiamo. AirPods, svapo, telefono, Vabbè, eccetera. però sai come... Abbiamo No, acceso non tutti gli dovevi dire antifurti. quelli. Vabbè, in caso degli staccabatterie. Il casco! Il casco! 100 euro di multa. Buona. Niente, abbiamo chiesto a Calzedonia e non ce li ha. Ci ha detto che negozi qua all'Ipercop non ce li ha nessuno, ma ci ha detto Neos in Corso Italia. Sì, non so cosa hai detto di provare a guardare qua. Eh no, però i pannolini sono quelli della Pampers che sono, diciamo, usa e getta. Niente, andiamo a vedere allora il Neos in Corso Italia se ce l'hanno. Che quasi quasi forse ci arrivi a piedi, da qua fai prima. E Corso Italia è pedonale. Non c'è parcheggio là per il camper. Guarda, Vediamo ora con Google Maps la distanza. Partiti dall'Ipercop perché non abbiamo trovato il costumino e il negozio per ora è chiuso, quindi ora andiamo a Quigliano, così ci fermiamo per mangiare perché è ora della pappa, e poi oggi pomeriggio ci facciamo dare la macchinina da mia suocera, che è più comodo per andare a vedere in quel negozietto. Che stai facendo? Carotine, ci fa bene alla vista, ci fa bene alla bronzatura. Ora. Abbiamo. Io qua preparo la ciccia, mi sto scongelando un po' di aglio e prezzemolo, vediamo se è pronto. Sì, forse è pronto. Via. Che l'avevo già preparato, non so come scongelamento. Insieme. Prepariamo la ciccia. E anche oggi il pranzetto ce l'abbiamo, prosciuttino, la carnina, l'insalatina e via. Buon appetito a tutti ragazzi, ci vediamo dopo. Abbiamo fatto un po' tutto quello che c'era da fare ragazzuoli, mangiato, piatti e beh, mi è venuta l'emicrania, però a sto giro mi sono preso il Toradol sotto la lingua. Si è calmato leggermente, bisogna sperare che passi del tutto. Ora non ne approfittiamo, visto che siamo in pomeriggio e in teoria non c'è traffico in giro perché è presto, sono le 3:30, la gente dovrebbe essere tutta al mare in giro. Andiamo a comprare, no, andiamo a fare carica e scarico e poi dobbiamo passare in un supermercato nuovo che hanno aperto, che vi facciamo vedere a Bossarino, che Jessica deve prendere l'acqua da bere, lei la Fiuggi, e poi dobbiamo prendere la macchinina per andare a prendere, lei arriva alle 4 però. Io gli ho detto dopo le 4. Ah, quindi lei sta a casa dopo le 4? Sì. Ah, ok, boh. Allora, iniziamo a fare queste cose e ci vediamo strada facendo. Accendiamo i motori, partono i cavalli. Servizi fatti. Nell'area di Albissola non c'era tantissima gente oggi, cioè ce n'erano un po' di camper, ma perché le previsioni del weekend non erano eccezionali tutto il weekend, quindi la gente magari dice cosa mi faccio, magari 2 o 3 ore di camper per poi arrivare lì e stare chiusi in camper che fa brutto. Speriamo che venga fuori quest'estate bella e buona, che venga un po' di turismo nella nostra bella Riviera Ligure. Migliorasse un po' l'accoglienza sarebbe anche meglio, vero o no? Sì, diciamo che l'accoglienza dovrebbe migliorare ovunque perché non è solo in Liguria, sì. Ma abbiamo notato che viaggiando tanto l'accoglienza non esiste più da nessuna parte. No. Che dicono tanto di Liguri è vero, i Liguri non hanno molta accoglienza, ma abbiamo notato che un po' dappertutto, Un po' tutte le regioni che abbiamo toccato italiane non c'è più accoglienza. erano un po' così. O avremmo beccato solo noi quelli un po' così, però anche in Ligure puoi beccare quello così e quello no. Quindi Ovunque, anche in Spagna, cioè, non è che... sesso e samba. Ora torniamo a Chigen, usiamo il camperozzo e prendiamo la microcar. Poi arriva la macchina, aspetta. E a quest'ora l'orario perfetto, stanno tutti al mare. Sì, non c'è tanta gente. E vai. E riesci ad andare senza problemi. Vedete com'è? Tu tra un'ora e mezza, 2 qua c'è l'inferno, c'è tutto bloccato, tutti bloccati in mezzo alla strada. 1, 2, 3, accendiamo il motore e parte il cavallino qua. Cavallino proprio. Parte il cavallino, parte il cavallino. Eppure in riserva, ecco perché ce l'ha lasciato. Trattore, non cavallino. Vamos!
Parcheggio trovato qui alle nostre spalle. Iniziamo Corso Italia, che tra l'altro Corso Italia, ragazzi, è la via o il corso più lungo di tutto Savona, perché parte da laggiù in fondo ancora, che è dove c'è la piazza Garibaldi, prosegue tutto qua, tutto, arriva fino alla piazza del Pesce praticamente, e sale su dove c'è i carabinieri. È il corso più lungo d'Italia, Corso Italia. No, non so dove hai letto. Tu non ti preoccupare, io sono avanzato su queste cose. Arrivati nel negozio che cercavamo, Neos, speriamo di trovare quello che ci serve. Ce l'abbiamo fatta, costumino trovato. Sì. Poi dopo lo facciamo vedere anche questo da aperto, così almeno c'è la sorpresa anche per voi e rimanete in suspense, perché abbiamo dovuto chiamare a vedere le misure, è stato un po' un problema, però poi lo vedremo assieme. Ora prendiamo la macchina e torniamo indietro, o cosa dovevamo fare? Ah, l'acqua. Sì. Sono in L'acqua bisogna andare a prendere. Quindi ora ci fermiamo a prendere l'acqua e poi andiamo di nuovo a casa di mia suocera. Acqua presa anche in questo nuovo supermercato. Abbiamo fatto un giro, c'è tante belle cosine, però non è male. i prezzi sono tutti in linea uguali. Sì, vabbè, Non i è prezzi che... sono quelli, però hanno cose anche all'ingrosso, dai, diciamo. Sì, tipo spezzettoni di prosciutti, di arrosti, di cose varie, carne in pezzi grossi che però devi sapertela tagliare, quindi ci sta, dai, è ottimo. Si chiama gourmet. No, aspetta, quando ci passiamo davanti ve lo diciamo. Catering si trova sulla via vicino al Molo 844, quindi lo cercate su internet, catering, e vi esce fuori. Catering Porto Ligure. Allora, abbiamo fatto la cenetta in casa di mia suocera, no? Stasera piatto di pasta leggero, però bisogna che la cenetta ce la facciamo in camper, perché giustamente mio suocero deve mangiare presto che va a lavorare, sono le 8:15. C'ho di nuovo fame, Abbiamo già mangiato. alle 6:40 abbiamo fatto cena stasera, ma in ospedale penso che mangi più tardi. Vabbè, ci sta, però boh, ora la cena ce la faremo poi in camper e mangiamo un orario decente, anche perché visto che io sto togliendo un po' pasta, cose varie, sembra brutto dire certe cose, quindi cerchiamo di farcele per conto nostro. Ora, visto che abbiamo mangiato la pasta stasera e non va mangiata la sera, e visto i 4,5 kg che ho perso, andiamo a rifarci una camminata, perché dobbiamo aspettare che arriva il mio amico Emanuele con Dario, il bimbo, ma io devo andare a ritirare dei pacchi da Filomena al benzinaio, e sono 2 km e qualcosa andata e 2 km al ritorno a piedi, quindi ci facciamo un bel pezzettino. Viene anche Jessica, prendiamo lo zaino, tanto ho preso, arriva roba piccola, sono fusibili, cioè cavolatine, non c'è niente di grosso, quindi si può fare. Prendo lo zaino e andumma. Partiamo camminatina. Di là c'è sempre queste nuvolette. Alla fine è stata una bella giornata, però c'è queste nuvole che girano, che rompono un po' le scatoline. Domani dovrebbe dare sole pieno, speriamo, perché c'è il compleanno del Dario e fa bello. Ci incamminiamo direzione Valleggia. Attraversiamo il ponte e passiamo da Pillalunga, che è quella strada di là, a questa che si chiama via 25 aprile. Se non sbaglio, qui è Valleggia e lì è Quigliano. No, anche qua è sempre Quigliano. Valleggia proprio inizia da laggiù, c'è poi il cartello, lo facciamo vedere. Vedete, questa è via 25 aprile, che è da questo lato del fiume. Qua una volta noi quando c'avevamo Cristian Piccoli, che ci sono ancora, portavamo il pane alle pecorelle. E sono tutte lassù, sono a casa, mi sa. Ma no, saranno in stalla. Anche quelle qua, guarda dove sono. Siamo arrivati da Filomena. Stasera ci siamo arrivati a piedi, neanche in camper o in macchina. Eccola là la mia amica. E tanto non ce l'avevamo fatta ancora. Eccola là Filomena. Andiamo a ritirare i pacchi. Venditi sta 500, siete interessati? Aperto. Non è che hai detto che sono pacchi piccoli? Vabbè, ma perché mettono il cartone. Basta? C'è ancora uno. Ancora? E dove la mettiamo questa roba? No. Ora rido farla stare. E l'altro che c'è in mano te. Quindi? E quindi? Ci faccio la doccia. Mi hanno mandato queste due cose che io non le ho ordinate. E non possiamo neanche mandarle indietro, No. perché non abbiamo il codice. Boh, magari te l'hanno regalati. Allora, lo shunt è arrivato, il 220 è arrivato, questo arriva mercoledì.
Questo è arrivato, quello è arrivato, questi sono arrivati. No, mancano dei terminali all'appello. Ah, ce l'hai lì? Lì c'è della roba? No, quella è basta. vuota. Mi sa che mancano dei terminali all'appello. Si sono fatti i terminali e ti hanno lasciato la doccetta. Vabbè, controlliamo bene e poi vi facciamo sapere. Niente, quindi alla fine mancano dei pezzi. Ci hanno dato... Mancano dei pezzi importanti perché mi hanno dato quelle 2 manichette dell'acqua che io non ho ordinato e mancano le 2 confezioni di terminali. Madonna, questo va a finestra aperta. Secondo me Quello di Quigliano, così. sì, con la finestra che si apre. Madre. Vabbè. Va buono proprio. E quindi niente, adesso bisognerà fare Riuscire a capire a fare il reso, che cosa gli mettono nel reso? un reclamo, fai, che non c'erano, mancavano quei pezzi lì. Vabbè, vi facciamo sapere. Intanto torniamo indietro. E niente, ritirati i pacchi, torniamo in Indre. Anche perché poi è quasi ora che in teoria ci chiama Emma con la fidanzata che andiamo a mangiarci il gelatino. Cosa facciamo? Gli diamo già poi il pacco adesso o glielo diamo domani? Ma glielo diamo subito, almeno domani che c'è più confusione, magari se lo godo un po' di più ora, Dario. Rifacciamo via 25 aprile al contrario. Anche se ci sono le nuvole a rompere le scatole, guardate che bei colori però. Non so se rendono tanto. C'è del rosso, del nero, del grigio, c'è di tutto. Sono le scie, gli aerei. Niente ragazzuoli, dovevamo aspettare il nostro amico, solo che poi hanno fatto tardi e il bimbo si è poi addormentato, quindi gli ho detto guarda ci vediamo direttamente domani al compleanno, almeno anche loro sono tranquilli, vanno a casa e via dicendo, se no sarebbero arrivati, il bimbo dormiva, strabattarlo, tira giù, su, giù dalla macchina, un casotto. Quindi niente, ora ci siamo sistemati qua in camper, ci siamo spostati nel parcheggio nostro, ci guardiamo un film e ci vediamo domani con un nuovo appuntamento. Alla prossima, buonanotte a tutti. Da casa? Da casa su 4 ruote, su 6 ruote. Jessica. Casa su 6 ruote. Che sbiacci qui. Io vado a fare la nanna, io c'ho sonno. Buonanotte. Buonanotte. Equipaggio, buongiorno a tutti. Oggi è un'altra giornata del piffero perché praticamente c'è nuvolo e c'è afa. Doveva esserci il sole, invece no. Hanno cambiato le previsioni, cioè non è che l'hanno cambiato. Ma non è che c'è tantissima afa, alla Ah, però è fine. cambiato ora da nuvolo a sole. Dice che dopo le 3 del pomeriggio si imbellisce il tempo e poi da sole oggi, domani, dopodomani, domenica piove. Tutto sole, 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 sole e qua è un 50% con temporale anche domenica. Vabbè. Andiamo in posta a lasciare un altro pacco Amazon a fare un reso perché ho preso, non ve l'ho neanche fatto vedere forse, perché prima volevo vedere se funzionava, quel parasole fatto tipo ombrello, non so se l'avete mai visto, che è molto comodo perché occupa poco spazio, anzi ve lo faccio vedere da chiuso, non ve lo apro perché tanto, nel senso se avete capito di che modello si tratta, le chiavi model... Se avete capito il modello di cui parliamo, l'avete capito di cosa si tratta. Allora, praticamente è questo. È un ombrello a tutti gli effetti, ma al contrario. Ti lo apri sul parabrezza e ti fa da oscurante. Qual è il problema? Che il mio parabrezza è 160 per 80. Sarebbe utile, bello. Sarebbe utile e bello. C'è scritto che allora il primo che mi è arrivato che ho già dato indietro ieri, avevo ordinato il 145 e mi è arrivato che era 120. Quindi avanzava tanto spazio aperto ed era bello perché aveva anche la risineghetta dello specchietto e quindi ci stava. L'ho dato indietro, ho preso questo che c'è scritto per camion, per truck, per tutto, le misure non c'erano scritte, è arrivato, è da 145 ma rimane sempre dello spazio per che entra la luce, non mi piace, quindi lo sto cercando grosso il giusto. Perché? Perché poi voi sapete che noi abbiamo l'oscurante esterno, ma l'oscurante esterno va bene se siamo qui a Quigliano che conosciamo, comunque in punti che conosci lo puoi anche mettere, ma in punti dove non conosci bene mettere l'oscurante esterno, se di notte ti devi muovere perché c'è qualche malintenzionato devi uscire dal camper per toglierlo, quello è l'unico difetto che ha. Quindi il mio piano B era trovare uno di questi che mi fa il vetro davanti bene, e per le 2 portiere ho trovato i Remis a un prezzo buono
il frontale no. Quindi avrei preso i remis per le due porte laterali, che è vero che sono delicati, non è che sono un granché, però sono funzionali, li ho visti su altri camper, comunque vanno bene per la giornata in emergenza, che sei in un punto dove non puoi mettere quello esterno, tiri quelli, perché tirando giù questa comunque qua si scalda, il calore passa di là e abbiamo notato che se si oscura è meglio. Quindi ora devo mettermi alla ricerca di uno di questi grandi e poi prenderò i due remis, perché non si trovano più per questa cabina Ford i 3 remis. Non riesco a capire il perché, però non li trovo online. Se qualcuno ce l'ha che sa dove reperirli, mi mettete un link in privato su Instagram o qua sotto nei commenti e li prenderei ben volentieri, ecco. Comunque rimarrebbe un lavoro più pulito che questo. Andiamo in posta ora. Aggiornamenti su cose da fare? Noi ce ne inventiamo. Però potrebbe anche essere che se non è ancora arrivato sta per arrivare. E vuoi chiamarlo? Lo chiamiamo, perché dobbiamo andare a Savona, perché ecco, aspettate che rispondo al telefono. Trasferimento fatto fino a Savona, ci ha accompagnato mio suocero, meno male per fortuna, e tanto a mezzogiorno dobbiamo andare. Sono le 11:15. Sì, dove non lo so. Vabbè, praticamente siamo venuti a Sanna, a Savona, alla Hertz, perché siccome abbiamo da fare un botto di commissioni, sapete che io non voglio mai chiedere le cose, praticamente ho affittato una macchina per 15 giorni fino a fine mese, almeno il camper, siamo tranquilli dove è Aquigliano e ci possiamo muovere, visitare qualche posto in più magari, se vogliamo andare a spiaggia ci possiamo muovere più facilmente che col camper. Lui vorrebbe andare a Genova. Se Cristian vorrebbe andare a Genova per la pista del monopattino, possiamo portarlo senza problemi, con la macchina è sicuramente più comodo, quindi un po' per tutto. Abbiamo affittato questa qua, una bella AMG A35 che fa i 2 al litro e ci roviniamo di benzina. Vabbè, tanto siamo abituati col camper. Sì, appunto, siamo abituati a fare 2 al litro noi, quindi non è un problema. Buono, ora ci prendiamo un caffettino e poi aspettiamo mezzogiorno per ritirare la macchina. Oh, possiamo anche prendere il caffettino e andare in là, perché se c'è da fare poi delle pratiche e tutto, già prendiamo un attimo un caffè prima ormai. Mi ha messo l'acquolina. Lì dentro non ci sarà un bar? È il nuovo centro commerciale. Ci siamo mai stati? Andiamo a vedere. Siamo entrati nel nuovo centro commerciale, che però mi sembra un po' tutto mezzo abbandonato. Stavamo andando su perché vanno tutti su, però su c'è la palestra e non fa per noi andiamo al bar a mangiare. Ma te sei dimagrito, io no. 89. Mangiamo le stesse cose, lui dimagrito, io Sono sceso sotto i 90. Salutiamo questo Amazon Locker che non l'avevo ancora visto. Ciao Cabirio. Visto che macchina che ti ho preso? E cosa abbiamo preso? Ford. Ma che mezzo? Scherzo. Proprio mezzo, Come si mette in moto qua? Ok. Noi Ford. Cos'è, diesel o benzina? Automatica. Diesel, certo. Lì era più economica, cambio automatico, diesel, consuma niente, perché mia mamma aveva detto che era benzina in teoria la macchina che mi doveva andare. E invece mi ha dato questa, meglio. Vamo. Siamo venuti a darci un gettone perché Quale? Le mogliette per cerchi in Lego, premere pulsante 1. Perché quelli che ce l'avevano prima, non so, sono andati in Camporella, mi sa. Sì, vabbè, loro ci hanno detto se volevano darci una sciacquata, ma dovevamo aspettare. Sì, dovevamo aspettare ancora un'ora, allora abbiamo detto no, vabbè, fa niente, tanto ci buttiamo €1, va bene così. Poi di sicuro non gliela devo consegnare pulita, ma sì, no, perché adesso per 2 settimane ce l'abbiamo noi, quindi la usiamo noi pulita. Siamo a risciacquo, abbiamo insaponata, ora una risciacquata veloce e via, siamo a posto. Macchina pulita. Coce limpiato. Finito? Andiamo a prendere un po' di frutta e verdura, più di verdura però ci vorrebbe che frutta per la sì, dieta. Un po' di frutta e verdura, però andiamo dal fruttivendolo. E non andiamo dal giostraio lì. Dall'Eurospin. No, sì, dai supermercati. Dai supermercati. Vamo! Come dice Angelo, vamos! Spesuccia fatta. Alla fine sono venuta qui all'Eurospin a fare la spesa perché Angelo è venuto a fare un sopralluogo e quindi già che eravamo qui ho comprato qui. Non ho preso tanta frutta e verdura, ho cercato di prendere la frutta e verdura quella già confezionata. Questi peperoni adesso. Solo i peperoni per fare il pollo al sugo con i peperoni che piace a Angelo, solo quello ho preso di sciolto. E niente, quindi ora si va a Chigè. Devo prendere la scala perché devo tornare qua per fare prendere delle misure sul tetti. Bene. Vado sui tetti come Lupin, che era sì. Peter Pan o Lupin? Lupin si chiamava. Vabbè, a dopo. Sopralluogo fatto. Il Benimer che abbiamo dietro, che si vede meglio dalla telecamera qua.
Andiamo a fare un upgrade anche lì di pannelli. Già ordinato, quando arriva torna signore e li montiamo. Vamos ora a mangiare. Tornate alla base, Jessica ha iniziato a preparare il pranzetto e io l'ho finito fuori. Cioè, veramente l'ho preparato io, non l'hai iniziato tu. Mi sono messo fuori e ho fritto crocchettine di pollo e mozzarelline. Oggi la dieta... Cosa mangiare? Oggi non è il massimo come dieta quella, però vabbè, una volta dai. Perché una volta alla volta qua facciamo la fine del cinghiale. Non so che fine faccia però. Buon appetito! Mozzarelline. Viene cucinato. Ah, è la fine del cinghiale, anch'io l'ho cucinato. Buon appetito a tutti. Il sopralluogo che abbiamo fatto all'Eurospin sono dei signori che erano al raduno con noi. Ora io non le ho chiesto se volevano essere inquadrati, penso di sì perché loro erano anche al raduno. Tanto poi dopo ci rivediamo per fare l'upgrade al camperozzo. Ma guardate cosa ci hanno portato dal loro paese, ci hanno portato due cose, che loro sono di Novara, se non ho capito male. Sì, mi sembra di Novara. Vabbè, hanno portato questa cosa tipica a Jessica, tanto per cambiare sempre a lei. Sì, Novara, guarda, c'è scritto qua. Tre cate, Novara. Ecco lì, bella, una bella gorgonzola. Buona. Jessica ringrazia, io un po' meno. Io ringrazio molto. Però a me, a noi, cioè beh, a tutti, ha portato anche i dolcini. Sì. Quel dolcino tipico che ora lo assaggio dopo mangiato. Wow. Mamma. Che buona. Bella. Puzza. No, buonissimo. E nel mentre Pippo fa casino. ci stiamo guardando Gran Turismo, la storia di un sogno impossibile. Mentre mangiamo. Stiamo quasi finendo, Poi mangio dolcino, ve lo faccio vedere dopo. Questi sono i dolcini che ci hanno portato i signori, che si chiamano il gramolino. Sono tipo brioche, diciamo, con la granella, tipo i bondi ci hanno detto. Ora li assaggiamo e vediamo come sono. Sono curioso. Pippo ci sta guardando perché lo vuole anche lui. Pippo ha rotto le scatole, Neri a dieta. E devo assaggiarli per dire al giudizio che i nostri follower. Un briochino con la granella, l'uvetta. Buoni. Buoni. Non so chi è della zona di Gagliate, Novara, li può conoscere questi gramolino, il dolce tipico di quelle parti. Finisco il dolcino, finiamo il film e poi vediamo di fare qualcosa. Finito di guardare il film, andiamo a fare un paio di commissioni. Il film è stato molto bello e molto emozionante. Chi non l'avesse visto lo consiglio. Su Netflix si trova senza problemi. È molto... per chi è appassionato di motori, prende molto. Buona, ora andiamo al brico che devo prendere, ecco, le cassette di... Ora mando un messaggio, se non mi dimentico subito. I profili, le cassette e devo vedere se c'hanno il cavo solare. Ci vediamo a brico. Arrivate le officine. Andiamo a prendere un po' di robino. Niente, alla fine Bricco non c'aveva niente di quello che mi serviva, o meglio, mi servivano delle cassettine stagne e non ce l'avevano, mi serviva il cavo solare e non ce l'avevano, avevano solo i profili d'alluminio e prendo poi tutto da un'altra parte. Quindi ora cerchiamo un negozio elettrico a Savona, che un paio ce n'erano, però non mi ricordo più dove. Una Biticino Vado forse era. Vediamo cosa dice Gulu Gulu. Allora, sono andato da Sacchi a Savona a prendere il materiale elettrico. Non è economico, sono abituato al Tecnomat che le cassette sono più economiche, ma devo riprendere un attimino. Il problema è che io mi sono già basato sui prezzi che già sapevo e ho già detto dei numeri. Pazienza, non è un problema, però un po' caruccia qua la roba. Conviene andare a Genova al Tecnomat, bene. Vabbè, ora cosa facciamo? Guarda la Ferrari 4 posti laggiù. Brutta, è quella con il motore davanti, è la prima Ferrari con il motore davanti se non sbaglio, o centrale. Allora, siamo dovuti tornare un attimo a Quigliano dal camper perché sono le 6 e io alle 6:40 devo essere all'autoscuola, quindi mi mancava il foglio che mi ha fatto il mio medico per poterlo portare all'autoscuola. Siamo tornati a recuperarlo e ora torniamo poi a Savona. È stato un andare e venire che ci siamo sballati con l'orario sinceramente, perché se sapevo che diciamo si faceva più tardi me lo sarei portato prima e non dovevamo fare avanti e indietro, però poco male dai. Buono, aspettiamo Jessica che è andata a prendere il foglio e poi ripartiamo. Siamo mica normali, No, ci manca qualche rotella.
Perché il foglio praticamente l'avevamo già lasciato l'altro giorno quando ho preso l'appuntamento per questa sera. Eh sì, perché senza quello non potevamo Non potevo andare avanti con la pratica, cioè, ma siamo fuori. Ma sì, si Abbiamo vive una fatto volta sola. 10 km, quanto sono da qua? 5-6 km. Così, a sbuffo.